Ragazzi, abbiamo una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che Matte Pittaccio ci delizierà con la sua voce calda d'attore le due gare, con la sua telecronaca, ma quella cattiva purtroppo è che non avremo la sigla dell'anno scorso. Infatti è una sigla antiquata, l'abbiamo utilizzata per un anno intero e riutilizzarla con le stesse immagini fa un po' brutto. Non siamo riusciti a trovare una soluzione dello stesso tipo, per cui andiamo direttamente con la telecronaca. La pausa invernale è finita, ricomincia la Dai del Gas Car Series che riparte proprio da Ferrara a Pomposa per il primo appuntamento di un campionato emozionante e ricco di novità, a partire da un grande cambiamento. Non ci sono più le scuderie di Formula 1 che sono state sostituite dagli investimenti miliardari di grandi benestanti che hanno deciso di puntare tutto su questo campionato e su questo mondiale. 1,2 km di pista, 16 curve con una temperatura molto bassa, percepiti solo 9 gradi. Sarà una bella sfida e adesso andiamo anche a raccontare quel che sono le novità principali, soprattutto nello specifico di questo round. Assenti Fantini e Colombarini, proprio Fantini verrà sostituito dalla wildcard Giovanni Montanari, nessun sostituto invece per quanto riguarda il team FC che avrà solo Samuele Canella. E invece qua vediamo in grafica il riepilogo come è andata lo scorso anno in qualifica Valieri in pole position, Valieri che poi ha vinto anche gara 1 e gara 2, e mentre la miglior rimonta è andata a Domi. Ci sono anche cambiamenti regolamentari perché è stata abolita l'inversione della griglia in gara 2 e quindi attenzione perché sono tutte dinamiche che possono andare a influenzare di molto rispetto alla stagione precedente la filosofia della corsa. Una panoramica che ci mostra il tecnico circuito di Pomposa, qualifiche che sono state già svolte, quindi andiamo ad approfondire la griglia di partenza. Ametovic in 19esima posizione del 997 Red Team, poi in 18esima posizione Nicolò Beneventi con Devil Racing, FC Racing Team invece Samuele Canella appena citato in 17esima posizione. Saliamo di una fila, Bignozzi Underdogs VB e poi Luca Melan in 15esima posizione con Devil Racing, Giuseppe Sassone Intan Racing in 14esima casella, Cristian Giardina 13esimo con Gok GT Premium, Giovanni Montanari Intan Racing 12esimo, Vallieri solamente 11esimo, riuscirà a rimontare. Vedremo se in gara avrà la capacità di scavalcare in partenza Patrick Campana, il campione in carica, che sarà affiancato proprio in griglia da Lorenzo Melis di Fuel Racing, Gianluca Zanichelli ottavo, settimo Davide Dalla Libera e poi in sesta posizione Jürgen Domi di Coinflip IDD e Nitro Racing Team che ha come portacolori Pietro Tondelli. Quarta posizione per Rami Ftuni di AR Corse e Francesco Savadori invece in terza posizione con 997 Red Team. E infine abbiamo Lorenzo Occhi al secondo posto, il team Nitro, e poi Matteo Rucci con AR Corse a conquistare la pole position. Sarà lui a conquistare le prime vittorie stagionali? Scopriamolo insieme e andiamo in griglia. Ma secondo voi facevo un passo indietro e mi presentavo senza la sigla? Ma secondo voi? Ma secondo voi accettavo di fare un passo indietro di questo tipo? Ma dai! Magari io spero possa piacere comunque. È un po' più corta, un po' più semplice. Non commenterò più di tanto i risultati. Più che altro, Cristo Dio, io commento che siamo arrivati a un anno di corse e c'è ancora chi non sa come funziona una qualifica. Perché non è possibile che tipo 4 giorni dopo mi trovo un messaggio da Dallas, Davide Dalla Libera, che mi dice io non mi riesco a spiegare perché sono partito così avanti in qualifica. Io dico perché? Perché io inizio qualifica, mi sono girato e mi avete superato tutti. Cioè, in un anno che io dico che in qualifica basta un giro solo fatto bene, lui ancora pensa che se in qualifica vieni superato da qualcuno hai perso le posizioni. Confusione sui regolamenti a parte, c'è anche chi mi chiedeva perché ho fatto uscire i video così tardi, tralasciando la fatica nel montarli, come potete immaginare. Già era difficile l'anno scorso, quest'anno con più telecamere significa guardare più roba e quindi sincronizzare più roba, montare di più. Ho una mano, però comunque la fase di montaggio è ancora nelle mie mani. C'è la parte meme, ossia che con una persona ho specificato una voce mancante.
e vi lascio un vocale su WhatsApp che ho mandato che fa capire un po' la situazione. Allora, mi chiedi perché ci metto tanto a fare il video? A parte che Cristo Dio ci vuole una vita a montare tutto ciò, ma non so quanta fretta io abbia perché ho mostrato ad una mia amica il mio pronostico dove mi vedo in 11ª posizione alla fine del campionato e la sua risposta è stata: ma che cazzo mi significa che se arrivi così indietro, una roba del genere. E quindi non è che ho tutta sta fretta di far uscire le qualifiche dove sono arrivato decimo. Non è che lo sto facendo perché è difficile montare, è solo per questo. È particolare. Io i miei risultati, come detto, non li commenterò, voglio essere il più neutrale possibile, perché siamo tanti protagonisti, non deve essere tutto incentrato su di me, anche perché le mie soddisfazioni ce le ho già organizzando tutto questo. E niente, quello che avevo da dire l'ho detto, vi lascio la gara. Manca sempre meno la prima gara, ascoltiamo il team radio di Campana. Ciao Pata, sono Xenia, il tuo ingegnere per questa stagione. Partiamo indietro, ma dai, hai 2 gare per recuperare. Tesoro, parli bene? Dove cazzo siamo? Se l'ottimismo è il profumo della vita, questa situazione puzza di cappella. Beh, come al solito Patrick Campana ci regala perle, le sue grandi doti poetiche vengono sempre a galla e in superficie si fanno notare decisamente. Questa potrebbe essere la prima di una lunga serie. Detto ciò, invece ci spostiamo su Domi, il suo compagno di squadra, coin flip, team radio. Forza Yuri, bel giro, bello, bello! Poi la cosa importante è che dietro di te c'è Pata, ma è dietro. Oggi farò capire a tutti chi è la prima guida della scuderia. Nemmeno con un binocolo riuscirà a vedermi, Pata. Sembra che si stia verificando un clima un po' di tensione, già a gara ancora non iniziata, a motori spenti. Detto ciò, la griglia di partenza si sta per completare. Sono arrivati Aurucci dalla pole position, Occhi, Savadori, anche Ftuni per il team AR Corse. Poi Tondelli, Domi dalla libera, Zanichelli, Melis, Campana che scatterà dalla 10ª posizione. Eccolo qui, il suo onboard camera. Grande novità di questa stagione, oltre alle telecamere sui kart e sui caschi dei piloti, anche le riprese esterne. 10 giri in programma per la prima manche. Bandiera verde che viene sventolata in fondo alla griglia di partenza. Si spengono le luci e parte ufficialmente la Dai del Gas Car Series 2025. Buonissimo lo scatto di Aurucci che sembra difendersi bene da Occhi. Occhi che cerca l'esterno ma è ancora molto lontano. Qui ci spostiamo su Ftuni che cerca di scavalcare per il terzo posto Savadori, non ci riesce, deve addirittura allargare la traiettoria. Mi sembra che si sia verificato un contatto con Ftuni che allarga e allora viene anche superato da Domi che in 4ª posizione vede già il podio a portata, con Domi che si lancia all'inseguimento di Savadori e Aurucci che invece dalla sua parte prova a scappare. Larghissimo Domi che va a sfruttare tutta la pista e anche oltre. Ftuni invece rivuole quel 4º posto che ha perso nelle prime curve e sembra riuscirci, e infatti la risposta è affermativa, ce la fa, sì, e torna al 4º posto con Domi che dopo quella sbavatura scende ai limiti della top 5. Qui Campana che è costretto a virare sul cordolo per evitare il contatto con Sassone. 10ª posizione per Patrick Campana. Eccole qui le telecamere esterne che aumentano il livello di questo campionato, che è aiutato da investimenti miliardari come detto da parte delle squadre. Intanto vediamo come lì il gruppo si chiuda con Ametovic e Beneventi che sono proprio in fondo, Giardina spettatore. Combattono Zanichelli e Dalla Libera, ma ad approfittarne è proprio Vallieri che riesce a infilare Zanichelli e a guadagnare la posizione. L'8ª posizione, anche la 9ª, è in palio. In questo momento Campana sembra che pecchi un po' di motore, sull'allungo non è così prestante la sua vettura, il suo kart. Zanichelli scende al 10º posto, Campana chiude il primo giro in 9ª posizione, una piazza guadagnata dal campione in carica, quindi Aurucci leader con 1 secondo e 1 di vantaggio su Occhi, poi Savadori, Ftuni, poi ancora sorpassi Domi e Vallieri che sta provando a ritornare su e a risalire la china. 12ª posizione intanto per la Fuel Racing di Melis, staccata prolungata di Melis che riesce ad avere la meglio su un Sassone che finisce fuori. Milan allora passa, capitalizza l'occasione e riesce a scavalcare. Dai Drago, sei un grande. Sembra Goku Super Saiyan
dal team radio ho notato uno sforzo molto importante da parte di Luca Milan. In tanta tensione a Ftuni, ancora una volta bagarre molto accese. Siamo solamente al secondo giro della gara. Vallieri è ancora dietro nella parte centrale della classifica. Stavo per dire retrovie, ma in realtà è in un'ottava posizione. Tuttavia Vallieri si aspetta decisamente altro da questo campionato, dal suo campionato nella pista in cui l'anno scorso su un tracciato umido è stato dominante. Nel frattempo Savadori cerca di tenere tra le proprie mani la terza posizione, l'ultimo gradino del podio, con un Tondelli che cerca con gli incroci di invece beffarlo. C'è l'incrocio del numero 25 che sembra riportarsi davanti. I due compagni di squadra, attenzione, potrebbero salire in seconda e terza posizione. No, niente da fare, Savadori rimane nel mezzo. Intanto Aurucci sta allungando, 1.17.878 è stato il suo, il giro veloce. Zanichelli sbaglia l'ultima curva, Milan esce fortissimo e quindi dovrebbe salire in decima posizione ancora prima della staccata di curva 1. E sì, intanto qui ci riportiamo un po' più avanti in classifica con Ftuni che si ricongiunge alla coppia che sta battagliando per la terza posizione, contesa già tra Savadori e Tondelli. All'interno, che staccata di Ftuni, che sorpasso davvero audace nel tentativo di conquistare la posizione, ma non ce la fa. E qui forse la regia internazionale ci propone un replay della partenza di Domi, che non è stato proprio lestissimo nello scatto, anzi tutt'altro. Ha dovuto subire il rientro di coloro che lo seguivano e infatti vediamo come quasi si è affiondato all'interno, però la sua tattica ha funzionato ma relativamente, perché poi ha perso un po' di terreno. Ftuni invece dalla quarta posizione in griglia di partenza ha avuto un via molto caotico. Infatti abbiamo visto proprio in diretta come abbia dovuto cambiare la traiettoria in corso d'opera, vedendo all'interno Domi ha allargato e ha lasciato lo spazio a disposizione ai suoi avversari. Quindi una sequenza di replay che ci fa capire quanto i piloti siano aggressivi, determinati nel conquistare più punti possibili. Campana non è partito benissimo, però nel primo giro è riuscito a recuperare. No, disastrosa la partenza di Campana, veramente da cancellare, da dimenticare. È riuscito però già nelle prime curve, già nei primi chilometri, siccome ha chiuso il primo giro al nono posto, a limitare l'emorragia di posizioni perse. Proprio con questa staccata si riprende la posizione, mentre purtroppo si gira Giardina che perde tantissimo tempo. Montanari di traverso sembra avere qualche difficoltà nel gestire il retrotreno, grande derapata però poco produttiva, e poi testa coda. Ecco cos'è successo a Montanari, che era proprio in fondo al gruppo. Deve esserci stato un contatto con un altro ed è anche rimasto fermo sul cordolo perché il kart non si muoveva e ha dovuto necessitare, immaginiamo, dell'assistenza da parte dei commissari di percorso. Intanto Ftuni, che da ormai qualche chilometro sta lottando per la terza posizione con Tondelli. Savadori, attenzione, occhi, 2 secondi e 4 tra l'altro di ritardo da Aurucci. Si avvicina anche Domi. Aurucci ha 2 secondi e 4 appunto di vantaggio su Occhi, poi Savadori subito dietro tutti gli altri. È un poker di piloti che sta battagliando, attenzione perché Tondelli ci prova. Aurucci registra un altro giro record. Ce la farà questa volta. Intanto incrocio di traiettoria da parte di Savadori, siamo proprio sul suo kart, potrebbero arrivare addirittura appaiati in tre. Ftuni cerca di passarli entrambi, sarà difficile, dovrà frenare più tardi in curva 1, ha la traiettoria a favore che però poi diventa a sfavore nella contropiega a sinistra. Ftuni all'esterno, ancora non ce la fa, però esce fortissimo e adesso sì, con insistenza, con persistenza sembra farcela. Andiamo su Savadori, una battaglia fantastica. Intanto Milan e Zanichelli si scambiano le posizioni. Savadori ancora, che spettacolo, stanno lottando ruota contro ruota, fiancata contro fiancata da ormai 6 curve, ma sembra che Savadori ce l'abbia fatta. No, incredibile. Ftuni si gira, primo colpo di scena di questa gara, perde tantissime posizioni. Qui vediamo invece Campana che è risalito fino alla 7ª posizione. C'è qualcosa che posso fare per provare a recuperare? C'è poco che puoi fare. Stai perdendo tra i 4 e i 7 decimi al rettilineo. Non distrarti, resta sul pezzo, speriamo, negli episodi favorevoli. Vabbè, figa però. Mi metto a cantare una canzone allora. È un po' conflittuale questo rapporto tra l'ingegnere di pista di Campana e Campana stesso, il pilota stesso, ricordando anche quel che ha detto Domi. Clima un poco disteso per il team
già nella prima gara stagionale, on board con Vallieri che sì, piano piano, giro dopo giro sta riprendendo posizioni. Aurucci intanto sta dominando, giro veloce per Matteo Aurucci che vale anche il punto extra. Ftuni invece, rivediamo cosa è successo, è ripartito in 8ª posizione, l'ha proprio persa con Tondelli che appunto ci ha rimesso anche lui. Qui invece vediamo quel che è successo dall'onboard di Melis con Milan e Zanichelli, bagarre che interessa la 9ª casella e Montanari che invece sembra vivere una prima gara da incubo. Vediamo in curva 2, la perde, sì, è un tibradio anche abbastanza basso, si toglie dalla traiettoria. Ecco, diciamo un retrotreno che ha riportato dei danni, sembra che debbano lavorare sulla messa a punto nel suo team o direttamente sul cambio del kart, perché evidentemente questo non va avanti. Quinto giro sui 10 in programma, siamo a metà gara con Aurucci che sta imprimendo un ritmo insostenibile per gli altri. Attenzione, errore di Domi che è autore di una gita sull'erba, porta tantissimo sporco in traiettoria. Vallieri si affaccia e si avvicina addirittura a Campana che invece dell'interno sceglie l'esterno, poi guarda i suoi avversari. Campana carichissimo, si mette addirittura sotto il cupolino, potremmo dire così se stessimo commentando una gara di MotoGP. Campana ne ha passati 2 in un colpo solo, ce l'ha fatta Campana che adesso si mette all'inseguimento di Domi. Grande astuzia e capacità nel destreggiarsi nel traffico, battaglia durissima con Campana che però viene ripassato da Dalla Libera per la 5ª posizione. Non ci sta Dalla Libera ed ecco Ftuni che nell'intento di ricostruire la sua gara va all'interno di Vallieri che a sua volta è all'inseguimento del campione del mondo in carica. La posizione è guadagnata e si rimette a caccia di Patrick Campana. On board camera con Ftuni. Vallieri sembra avere qualche difficoltà di troppo. Team ready di Aurucci. Bravo Aurux, continua così. Resta sul pezzo che Occhi è a 6 secondi da te. Mi puoi dire in che posizione è adesso Rami? Rami è in P7, in lotta con Frenze Pata. Come mai così indietro? Era partito davanti. Si è girato al 4º giro, mentre lottava con Savadori ha pinzato in curva. Follia. È un Aurucci molto perplesso che però si informa sul compagno di squadra. Devo dire, ha apprezzato questo gesto da parte di Aurucci che si è informato sulla posizione di uno Ftuni che sta vivendo una gara più complessa del previsto, più battagliata del previsto. Adesso è ancora alle spalle di Campana, si è liberato di Vallieri, ha sbrigato la pratica nel giro precedente. Osserva la battaglia appunto Vallieri da spettatore con Francesco che prova all'interno, vanno entrambi lunghi, sia Campana sia Ftuni lunghi e Vallieri potrebbe raccogliere questa grande possibilità di salire in un sol colpo in 6ª posizione, ma no, non ce la fa. Addirittura una bottarella nei confronti di Patrick Campana. Intanto Sassone sbaglia, che perde 3 posizioni ed è ancora più difficile la sua gara. Adesso scende in 15ª posizione. Intanto Ftuni, che aveva messo le sue ruote davanti a quelle di Vallieri, si trova ancora una volta obbligato a ricostruire tutto quanto. È uno Ftuni sì aggressivo ma poco concreto in questo momento, a partire da quell'errore, mentre il suo compagno di squadra si sta involando verso un successo in una gara dominata fin qui con 8 secondi di vantaggio. Attenzione, passano come doppiato Ametovic che si è messo un po' in mezzo e ha condizionato le traiettorie nella seconda parte del circuito. Pollice verso per Ftuni dopo la toccatina su Campana. Vallieri è sceso all'8ª posizione. Eccolo qui Vallieri, sentiamo le sue urla dal casco. Cerca una traiettoria quasi evasiva ma non ha spazio, non ha quella metratura giusta per andare all'attacco. Velocissimo invece Ftuni in rettilineo con Rami che è proprio alle spalle di Campana che dalla 10ª posizione è risalito fino alla 6ª. Dalla Libera davanti, poi Domi dentro Ftuni. Che incisività in questo attacco da parte di Ftuni, nessun diritto di replica, nessun rovescio in arrivo da Campana che poi dà la carica a se stesso e al kart, ma proprio non va sul dritto, non va sul dritto. L'abbiamo ascoltato nel team radio, sembra avere la power unit Honda dei tempi di Fernando Alonso e purtroppo per la prospettiva di Campana questa è una dinamica che lo porta addirittura in 8ª posizione quando fino a pochi secondi fa era al 6º posto. Lo vediamo molto impegnato. Ritiro intanto per Ametovic per un malessere fisico, almeno queste sono le voci del paddock. Tante le forze laterali, le forze G che obbligano i piloti a un allenamento costante a suon di kebab.
delle 3 di notte. Intanto Ftuni arriva a lungo e ancora una volta si trova costretto a difendersi. Sembrano collaborare Valieri e Ftuni. L'ha lasciato passare per non perdere troppo tempo. L'obiettivo di entrambi evidentemente è quello di cooperare per recuperare la posizione, la quinta posizione di Dalla Libera. Eccolo qui l'onboard di Ftuni con il numero 18, mentre Lorenzo Melis 11esimo. Che traverso qui perde tanta velocità. Errore di Melis nella curva finale. Passa Tondelli che è in 11esima posizione, mentre il suo compagno di squadra Occhi è lì al secondo posto. Tondelli ci ha rimesso in quell'episodio proprio con Ftuni ancora di più di Rami. Intanto ancora incroci. Che battaglia spettacolare, correttissima tra Ftuni e Valieri. Tuttavia, ecco, abbiamo parlato prima di cooperazione e collaborazione. Non sembra che siano molto d'accordo adesso, sembra che non stiano rispettando questa strategia, perché a 2 giri dal termine stanno duellando e Dalla Libera ne approfitta, ringrazia, sorride per mettere al sicuro quella sua quinta posizione. Ftuni ancora una volta nel punto in cui prima si è girato, manca un giro e mezzo alla fine. Campana un po' distante, anche se con la sequenza e la successione di sorpassi incroci ha recuperato decimi importanti. Ecco qui il commissario che si prepara ad esporre la bandiera bianca per segnalare l'inizio dell'ultimo giro. Ftuni non molla e con coraggio cerca di rubare il sesto posto a Francesco Valieri, mentre Aurucci lì davanti a 11 secondi e mezzo di vantaggio. Che gara da parte di Aurucci, imprendibile e inossidabile. Vedremo se poi si ripeterà in gara 2. Ftuni perde proprio in accelerazione nei confronti di un Valieri che ha allungato. Bandiera scacchi pronta per essere sventolata. Ultimo giro, 1,2 km per Aurucci, per confezionare definitivamente questo grande trionfo. Il primo stagionale, entrata durissima di Ftuni, entrata veramente aggressiva. Va largo Valieri per lasciare spazio e viene un po' colta la sprovvista da Campana, che con l'incrocio di traiettoria cercherà di beffarne 2. Vedremo se la strategia di attacco, la strategia offensiva gli darà ragione. Sì, la risposta sì, arriva adesso, ancora prima di curva 6 ce la fa Campana, che appoggia la posteriore destra sul cordolo e però lascia quello spazio e quello stimolo giusto a Ftuni per riprovarci. Eravamo on board pochi secondi fa con Valieri, non si arrende Ftuni. Penso sia stato il pilota a scambiare più posizioni nel corso della gara. Pizzicata abbastanza pericolosa da parte di Ftuni, ma la regia e le telecamere vanno su Matteo Aurucci, che partendo dalla pole position va a vincere gara 1 a pomposa. Primo round all'insegna di Matteo Aurucci, che trionfa così e inizia al meglio la stagione 2025 della Davide del Gas Car Series. Nel frattempo, mentre anche Occhi sta per raggiungere il traguardo, battaglia che non è ancora finita tra i piloti che si stanno contendendo i punti pesanti. Vediamo ancora Valieri che sembra andare all'interno di Ftuni. Mancano 3 curve alla fine, con Campana che protegge l'interno, sacrificando eventualmente un po' l'uscita all'esterno. Ftuni con Valieri sono ancora affiancati. Savadori chiude al terzo posto in questo momento. Attendiamo sul traguardo anche Domi e Dalla Libera. Eccoli qui, quarta e quinta posizione rispettivamente, con Campana che sta per raggiungere la bandiera scacchi. Sesto Patrick Campana, settimo Valieri, che alla fine ha battuto in extremis Ftuni. C'è grande bagarre con Zanichelli che ha passato Milan. Tondelli prova a impostare l'incrocio di traiettoria su Milan. Zanichelli che arriva nono. Vediamo chi arriva davanti tra Tondelli e Milan. È una questione di millesimi, ce l'ha fatto Tondelli ad agguantare la top 10. Tondelli ha beffato all'ultimo a Milan, è riuscito a strappare il 10° posto proprio in extremis a Milan. Poi Giardina in 13ª posizione. Come vediamo conferma qui la grafica la vittoria di Aurucci, con Campana, Valieri e Milan che hanno guadagnato 4 posizioni e i bonus per le rimonte. Questi sono i risultati ufficiali con l'arrivo al photo finish. Guardate per quanto Tondelli sia riuscito a battere Milan con l'onboard che era su Melis. Gesti, scambio di gesti tra Domi e Dalla Libera, e adesso andiamo a vedere queste ultime fasi per capire quel che è successo con i risultati. Ecco qui il recap dei risultati. Aurucci vince davanti a Lorenzo Occhi e Francesco Savadori. Questo è il primo podio della stagione 2025 della Dai del Gas Car Series. Poi in quarta posizione Domi per la scuderia Coinflip. Poi Dalla Libera, Campana, Valieri, Ftuni e Zanichelli. Tondelli in 10ª posizione. Aurucci ha registrato anche il giro più veloce con un punto bonus che verrà aggiunto alla sua classifica. Poi Milan, Melis, Giardina, Canella, Sassone, Bignozzi, Beneventi, Montanari, Ametovic, che si è ritirato per problemi fisici. Ci vediamo con gara 2, a tra poco. Un
sono partite di merda, bisogna tenerlo il gas. Cos'era il numero? Io sono l'ho della tata. Io non so te, ma la mia carta era ferma, cioè non... Anche un po' mio. Dico, speravo che vi toccavate perché sennò non vi passavo, però mi era così. Poi ci siamo fatti un po' tutti questi così. Apposta comunque l'abbiamo fatto, ma io comunque potevo chiuderti la strada e non farti passare. Ma ti dicevo no, passa. No, infatti ho visto, grazie. Allora, io ero terzo. Mi hanno tamponato da dietro, sono diventato quarto. Mi hanno tamponato da dietro, sulla curva, mi sono girato, come si chiama lui? Quando ci hanno tamponato sulla curva, mi sono girato, si è girato pure lui. E io ero quarto e lui era quinto, era una battaglia della Madonna tra noi due. E lui praticamente si è salvato Salvadori e è andato via. Prima che saltino fuori domande relative al perché della mia pessima partenza, come se non ne avessi già fatte l'anno scorso, ma così disastrose mai, perché ero passato da nono a 17esimo nell'arco di pochi metri, vi rispondo io, vi anticipo la risposta. Questa è purtroppo la fase in cui dico che idealmente servirebbe un'altra persona, oltre me, oltre Franz, Aurux e tutti gli altri, che gestisca solo le telecamere, che controlli le telecamere. Perché dico questo? Perché io in griglia di partenza sono andato a fare un controllo veloce sugli altri e vedere che andasse tutto bene. E mi sono accorto che la telecamera di Dallas non registrava perché c'era un problema con la scheda SD, non so se fosse inserita male, se fosse inserita al contrario, o non la leggesse, semplicemente bastava spegnere e riaccendere. Ma se io accendevo la telecamera e facevo partire mi dava errore nella lettura. Io lo stavo comunicando a Franz, l'ho girato, infatti come avete visto l'ho girato verso di lui, e nel preciso istante in cui gli stavo dicendo quel tanto lì hanno dato il via alla gara. Cioè, praticamente c'era stato il via che ero girato così e col piede fuori dall'acceleratore. Cioè mi sono girato di colpo, ho buttato giù, ma ormai avevo perso quei 2 secondi. Contando che quelli lì sono praticamente dei toserba su un telaio da kart, accelerare 2 secondi dopo gli altri è una tragedia. Detto questo, basta con pensare a questa gara, alla fine con l'esperienza in qualche modo abbiamo risolto, fa parte del gioco e non posso fare altro che dirvi tenetevi pronti, c'è ancora gara 2 da guardare.